siamo svegliati a Safranbolu e adesso, se non arriva nessuno, ripercorriamo la strada di ieri al contrario. Vedete che bello questo vialetto con la strada di pietra e i piccoli ingressi alle case. Io che sono una nostalgica amo moltissimo questo tipo di architettura. Sono anni che vedo questo cartello ed è la prima volta che ne posso parlare fermandovi, perché diavolo c'è scritto 82. Vi ricordate dove eravamo ieri? A distanza di qualche chilometro, guardate come è cambiato il paesaggio. Questo mi fa impazzire della Turchia, la varietà straordinaria paesaggistica di questo stato. No, ne sono innamorata e penso che per tutta la vita la Turchia non mi annoierà mai, non smetterò mai di scoprirla e di conoscerla. Stiamo scendendo da un passo a 1000 metri, c'è una temperatura meravigliosa, 27 gradi, vorrei viaggiare sempre così in moto. Vento fresco, verde che mi circonda e stiamo andando verso la strada costiera sul Mar Nero, dove non sono mai stata, a parte per quel pezzettino che ho fatto vicino Rize l'anno scorso. Non l'anno scorso, 2 anni fa, sì, tornando dalla Georgia. In riserva? No, sto per andare in riserva. Io sono da 30 km in riserva. Primo benzinaio forse tra 40 km. Quanto? 40 km? Beh, vediamo se ci arrivi. Sfida. Cosa divertente che abbiamo visto che lui consuma circa mezzo litro in più di me. Stesse strade, stesse moto, più o meno stesse andature, stessi bagagli. I nostri pesi sono diversi. C'è un benzinaio. Era segnato tra 40 km, non dopo 500 metri. La solita fortuna di Amedeo. D400 turca, la strada costiera, l'arrivo a Bodrum. Oh. La strada arriva direttamente al mare. Per rendermi felice, basta poco. Stiamo facendo pausa con un toast ad Amasra sul mare con l'Iran. Tieni la cartina con l'Iran. Stamattina abbiamo dormito a Safranbolu, dopo abbiamo preso questa strada qua, la 7:55, abbiamo fatto questo giro qua e siamo arrivati... Siamo passati per un passo a 1013 metri. Sì, che a giudicare potrebbe essere stato in questa zona qua, si stava veramente freschi. Quindi che siamo scesi, abbiamo preso la circonvolazione e siamo arrivati qua dove c'era una vecchia città, un'antica città bizantina e romana, di cui resta delle mura, sono ancora qua dietro, però cioè, a parte qualche pezzo di muro non è che ci sia granché. Turismo locale. Super local, non è una città UNESCO, Amasra è finita nei candidati che ha proposto la Turchia a patrimonio UNESCO. Tra l'altro è una lista estremamente interessante perché tante volte trovate, questa è una mia teoria, è una cosa che ho scoperto nel corso degli anni, che nella lista dei candidati ai patrimoni UNESCO trovate delle cose molto più interessanti rispetto ai veri patrimoni UNESCO, sicuramente più local, perché una volta, come ci insegna il nostro carissimo amico Andrea Berton,
che viene da Val d'Ubbiade, nel momento in cui una città viene inserita o una zona inserita nel patrimonio UNESCO viene bombardata dai turisti, nel bene e nel male. Certo. Che mi fa piacere per loro, ma allo stesso tempo viene distrutta dal turismo di massa, distrutta, si può usare. A Masra è stata candidata, cui noi adesso prendiamo da Masra, iniziamo a prendere la 010, che è questa statale, che è la statale, strada costiera, che percorre tutto il Mar Nero. Lo percorriamo in questa direzione qua. E stasera forse potremmo arrivare ad Inebolu qua, per dopo continuare la nostra traversata. Comunque la strada costiera bella, da quello che ho capito, è quella che va da Masra fino a Sinop, perché è una strada molto stretta che fa tutto che qua non si vede, ma in realtà è tutta che segue così la linea di costa, perché dopodiché è stata fatta, la vedete anche segnata più in grande, questa strada con la doppia linea rossa, che è diventata una strada ad alto traffico, per cui Siamo in partenza da Masra, questa città sulla costa del Mar Nero, passata di mano dai romani, ai bizantini, anche ai genovesi. Dopo un pit stop al mare per pranzo, tagliano la strada as usual. Proseguiamo. Sono felice di non vedere tutto quando visito un posto. Mi piace avere le checklist, le liste di cose da fare, flaggarle tutte. Mi piace ritornarci e sapere ogni volta di aggiungere dei pezzettini al puzzle. Tenerella, queste strade non ne frega niente. Va su, senza problemi, bellissimo. Uno dei motivi per cui amo questa moto, perché dopo ti trovi delle strade del genere, come spesso succede anche quando non lo cerchi fuori strada, lo ritrovi. Non è un limite la moto, non lo è. Queste gomme di Dunlop Trail Max Mission si stanno comportando molto bene. Siamo oltre 3000 km di viaggio e finora sono state una pura goduria in tutte quelle curve che abbiamo iniziato alla grande con la Transalpina e la Transfagarasan. Blu e strade che tagliano la vegetazione selvaggia. Un po' la strada per andare verso Anamur, se non erro. Si tuffa, interesting. C'è un profumo di erba, di foglie, di alberi, di vegetazione. İran, Irak. Irak, savaş var bum bum bum. Ya Irak'a gidiyor. Then Turkey, from Baghdad, Erbil,
Cizre, Mardin, Urfa, Gaziantep e Turchia, cuore. Gule gule. Gule gule. Questo garbo nel fare domande, questa curiosità bella, dolce, mi piace tanto. E anche lo stupore magari quando poi diciamo dove stiamo andando. Noi siamo arrivati da là, tutta linea di costa e siamo venuti su. Questa strada quando piove deve essere bella scivolosa. Io mi sto divertendo tantissimo su questa strada, un po' come fare la Transalpina con 15 gradi in più e vista mare, bonus mare, guardate un po', cioè, bella. Ovviamente l'asfalto è un po' messo come messo, però insomma ci stiamo divertendo. Io ho trovato l'ombra. Guardate che meraviglia, a me la Tenerella con gli specchietti retraibili mi fa impazzire, mi sembra di guidare un'endurina che pesa 200 kg. ripartiamo in direzione Inebolu. Ho tutto, meteo c'è, via. Hai visto che costa rocciosa che c'è? E niente, si è incagliata. Eh sì, guarda che container spostati, distrutti. Secondo me stanno togliendo i container. Cosa cazzo è successo? Oddio. Una scivolata. Non so cosa è successo. Penso di essere scivolata. Fa male la gamba sinistra. Ok, no, non voglio. Non so cosa è successo, Olia non si è accorto di niente. Perché aveva gli specchietti. È qui. L'ho vista dietro di me al paese. Ti sei fatta male? Come la gamba sinistra. Eh? Aia. La moto mi ha fatto così. Poteva finire malissimo, potevo tirare laggiù. Fa male? Ti sei fatti. Hai roba rotta? Fa male il piede sinistro. Ti fa male quanto? Non l'ho ancora appoggiato per paura. Sono in piedi però, sono in piedi. Geçmiş olsun. Italia. Nasıl düştü buraya? Ma abbiamo bisogno di più persone, Matteo. Can you help? Can you... Hello, thank you.
çalışmıyor mu hiç? Motora el atabilecek bir genç var mı? Yok herhalde sizde değil mi? Arkadaşlar turist düşmüşler de yardım ediyoruz çıkartacağız diye. Ya da önce önünü çıkartacağız. Ben alırım. Önce kaldık. Şöyle şuradan ben var. Benim oğlum ne haber? Bana çekeceğiz. Şimdi bak iyi. Brum. Ölüm. Kaldır. Takip edeceğiz. Aynen öyle. Dur. Buradan yapıyoruz. Tamam çok güzel. Dur. Bir daha. Haydi. Bir daha. Tamam. Şimdi bir daha geçelim arkaya. Haydi. Bir daha. Hadi. Bir daha. Tamam çok güzel. Dur. İyi. Ne görüyorum arkaya. Tamam çok güzel. Hadi çok. Okey. Hadi. Okey. Hadi. Hep beraber. Çok güzel. Haydi. Tamam. Tamam. Olur. Beraber tamam. İtalya. Ben Türkiye. Kastamonu. Yorlar kal. I love Turkey. Thank you. Teşekkürler. Riesci a medicarti da sola? Sì. Tu ti medichi, io medico la moto. Far vedere, cioè, dove è successo, cioè come è successo, se non l'ho capito come è successo. Io penso di aver preso questa cosa. Io ho fatto la curva, infatti vedi la ruota, vedi il segno, il segno della ruota, di essere entrata qua dentro, la moto ha fatto bara Ed è finita là. e io l'ho lasciata andare là e io penso di essere, cioè ho un male tutta la parte sinistra perché sono proprio caduta Sei a rotta? sinistra. Mi fa male molto il piede della gamba sinistra. E anche oggi si muore domani. La moto mi ha sbacchettato completamente, strisciato sull'asfalto sul lato sinistro e infatti, come potete vedere, tutto l'impatto se l'è beccata la borsa della Mosco che di fatto ha salvato tutta la moto perché la moto non ha un graffio, cioè neanche sulle carene. L'unico problema è che per la botta si è piegato il supporto del telaio della borsa della Mosco. La borsa della Mosco non si è rotta, si è solo grattata un po'. Il telaio della borsa Mosco è proprio uscito e non si riesce più a tirar via. Vediamo di risolvere i problemi in mezzo alla strada. Qual è il problema? Stai cercando di toglierlo? Per fortuna che ho il kit pronto soccorso. Usate le protezioni perché io ho fatto un po' di metri grattando sull'asfalto e l'unica cosa che ho è questa cosa qua. Per il resto potevo spappolarmi il ginocchio, la gamba, il piede su cui è caduta la moto e non è successo nulla. Disinfettante. Io riparo me stessa, mi devo riparare la moto. Ce l'hai fatta? Sì. Guardate che Sono riuscito a sganciare la borsa mentre la Francesca si medica. Peccato che non siamo fatti di metallo, una saldatura e sarebbe tutto a posto. Ho detto, ma cosa la porto a fare? Connettivina in garze. Siccome in gara questa mi ha salvata. Ecco qua. Stupido. Cos'è che ti è servito adesso? Gli attrezzi. In particolare la chiave a pappagallo, senza la quale non sarei mai riuscito a tirar via il perno che stacca la Mosco. Perché le pinze normali non mi entravano, invece con una piccola pinza a pappagallo sono riuscito a fare leva e a tirarla via. Ripartiamo e basta, può succedere, l'imprevisto dietro l'angolo non ti avvisa mai. E comunque forse nel video mi avete visto un po' distaccato, quasi freddo, ma nel momento in cui mi sono arrivato, che ero preoccupatissimo, in realtà ero preoccupatissimo più nella strada più di quando ho visto la Francesca. Quando ho visto la Francesca seduta, che piangeva dicendo ho male, ma non urlava, ho qualcosa di rotto,
Erano solo problemi da risolvere e niente di preoccupante. Come un medico chirurgo, poco sensibile, ma operativo. Mi hanno mai classificato come una persona simpatica e sensibile. Dolcissimo. Il dolcissimo. È il caso che provi un attimo la moto della Fra, se va dritta, se va storta. Beh, oggettivamente il manubrio è stortissimo. Adesso devo trovare il modo di raddrizzarglielo. Le forcelle sono stortissime. È tutto da mollare, tutto da risistemare. Questo è un brutto lavoro. Sono ruotate le forcelle. Dobbiamo trovare un posto per tirar su la moto. Anche un gruppo di sassi, un paio di tavole. Adesso primo paese vediamo di trovare forse una cagata. Bastano delle chiavi da 10 mm per risolvere quella roba lì. C'era una mano? Tutte le volte che sono caduta, questa è l'ennesima, risalirò in sella anche questa volta. Se si è storta, mi punta tutta a destra. Cari appassionati di motocicletta, voi lo sapete, che amiamo un qualcosa che ha un cuore meccanico e che ci mette a rischio molto spesso. Eppure, anche se ci facciamo male, continuiamo ad amare questo cuore meccanico e continueremo ad amarlo tutta la vita. È più forte di me, è più forte di noi. Anche se siamo tutti doloranti, non vediamo l'ora di sentire di nuovo il vento sulla faccia, il rumore del motore e la vita che deve continuare sempre, anche se tutto crolla, anche se fa male. La vita trova sempre una strada, così come noi sulla nostra moto troviamo sempre una strada. Questa vuole essere davvero una dichiarazione d'amore alle motociclette, che ho scoperto troppo tardi, ma che amo molto, di quell'amore che neanche una caduta potrà mai scalfire. Spero solo che si riprenda sia nel corpo che nella mente, perché quando si cade non è una gara, non è che dici basta e ti recuperano la moto. Qua, anche nella migliore delle ipotesi, bisogna tornare a casa, per cui bisogna essere lucidi. Però l'ho vista scossa, ma molto bene, è stata bravissima a come ha reagito. Gli steli potrebbero essere sforzati nello stare in una sede non perfettamente perpendicolare ai triple clamp, ai supporti che stanno sullo sterzo, e questo potrebbe portare a dei problemi ai paraoli e alle bronzine interne alle forcelle a lungo andare, per cui è meglio risolvere la cosa prima possibile. Mi serve una spranga molto probabilmente per raddrizzare quella roba là. Vedo negli occhi nello specchietto che ha malissimo, la vedo che è super sofferente, è proprio una merda guidare in queste condizioni. Spero comunque non sia niente di grave nel piede, che non ho ancora tirato fuori dallo stivale, nella gamba. Sto cercando un meccanico. Hello, mechanic? Alle process? No, English. Fra, digli che dobbiamo solo alzare la moto. Bonsoir. Et nous devons seulement soulever la moto. Élever parce que on a un problème ici et on doit ajouter la moto. Ouais, kaldırıcı sadece altında problem. Sen bunları yolu göstersene biliyorsun. Madame. On va suivre lui. Merci beaucoup. Bene, seguiamo il ragazzino. Guarda come corre veloce. Oh, guardate che bello, la barchetta che entra al porto. Non saremmo mai venuti qua se non mi fossi fatta male. Thank you. Biciclette.
Eccoci qua. Come vedete ho trovato un'officina. Soluzione. Ho mollato questi. Sì? Sopra in tutti e 4 i punti. Sì? Sono 2 qua, 2 dall'altra parte e 2 sotto, qua sotto, vedi? Perché aveva fatto questo lavoro qua, vedi? Sì. Adesso vediamo, adesso è dall'altra parte. Questo ragazzino qui ci ha appena offerto delle mandorle, carino. Prendo il possibile il pezzo per renderlo. Triciclo, allora guida Amedeo. Ci hanno offerto questa che non è una Coca-Cola, anche se ne ha tutto l'aspetto, ed è tipo caramella liquida. Però mi fa bene, è una botta di zuccheri. Cos'hai da dire? Ho fatto il giro con la moto, non avevo stretto molto bene i blocchi, questi qua, li ho lasciati un po' morbidi. Per cui cosa ho fatto? Ho fatto un giro, andavo a sbattere contro, vedo se andava dritta, mi fermavo, andavo sul palo, raddrizzavo un po'. Adesso che va dignitosamente dritta, li stringo tanto. Stretti all'Amedeo? Dinamometrica integrata. Non serve che corri, basta che vedi che va dritta. Vai dritta. Com'è? Vai dritta adesso, è dritta. È dritta. Guidabile, brava Amedeo. Sono il miglior compagno di viaggio che si possa immaginare in tutta la vita, anche se mi fubo tutte le sigarette di sto mondo. Pronti a ripartire per il Nebolu. Tajicule Tajicule de Rem. e gule gule. Bye. Thank you. Quante avventure! Fatta, speriamo solo che dalle ferite si riprenda. Il resto sono strozzate. Se si alza in piedi sulla moto a guardare il tramonto è un bel segno. Dai, che si sta reffando prima ancora di rendersi conto cosa ha sotto il pantalone sinistro. Vi aggiorniamo. Vicino è il 3000 porte dell'universo. L'importante è non arrivarci fino, ma tutti quanti in modo diverso. Cappello. 20 minuti, 17 km, la strada come vedete tutta a zig-zag come prima, per cui è lentissima. Speriamo di trovare un posto dove dormire, dai. Com'è normale che sia, è scesa l'adrenalina, mi è salita una botta di stanchezza importante. Sono le 9 di sera e online abbiamo cercato gli hotel, non abbiamo trovato neanche uno e adesso non so, vediamo che fare. Siamo fermati sul Mar Nero, faccio vedere.